Ciao a tutti, oggi sono emozionatissima registrando questo video. Manca pochissimo a Natale e ho pensato di proporvi un dolce siciliano veramente particolare dal nome molto curioso. È adatto alle festività natalizie. Si chiama testa di turco di Castelbuono. Si tratta di un dessert al cucchiaio composto da sfoglie fritte simili alle chiacchiere per intenderci, ma meno dolci, alternati a strati di crema al latte aromatizzata con la scorza intera del limone e dell'arancia e poi cosparsi con cannella in polvere e codette di zucchero colorate. Di origine molto antica, preparato solitamente durante il periodo invernale, tra cui ovviamente anche il Natale. Per questa ricetta ho utilizzato degli ingredienti veramente speciali: arancia, limone, miele eccezionali. Devo ringraziare tantissimo l'azienda Agrumi Faro che mi ha gentilmente spedito dalla Sicilia, da Palagonia, in provincia di Catania, un pacco enorme contenente arance navel, tarocchi anche da spremuta, clementine, limoni, miele e olio extravergine d'oliva, tutto freschissimo, di ottima qualità, di produzione propria. Questa azienda storica spedisce in tutta Italia ed è specializzata nella vendita di agrumi e prodotti tipici siciliani. Si chiama Agrumi Faro, di cui vi lascerò il link del sito sia nel primo commento sotto questo video e sia in descrizione. E vi consiglio assolutamente di acquistare i loro agrumi perché sono veramente eccezionali. Ne sono rimasta sbalordita dalla bontà e qualità di ogni singolo prodotto. Ma ora veniamo alla nostra ricetta. Per realizzare le sfoglie di questo dolce al cucchiaio dovremo rompere un uovo grande all'interno di una terrina e aggiungere 20 g di zucchero, un pizzico di sale, 100 g di farina 00 e mescoliamo bene, prima con una forchetta e poi sulla spianatoia con le mani. Se necessario aggiungiamo un altro po' di farina, così come ho fatto io per staccarci l'impasto dalle mani e far sì che non sia più appiccicoso. Una volta aver formato un panetto omogeneo, lo faremo riposare per qualche minuto sul piano di lavoro con sovrapposto un foglio di pellicola trasparente. Nel mentre mettiamo una padella sul fuoco con abbondante olio di semi d'arachide e a fiamma alta faremo riscaldare per bene. Ora riprendiamo il nostro panetto e con il mattarello leggermente infarinato e anche il piano di lavoro infarinato stendiamo in una sfoglia sottilissima. Una volta aver fatto questo, prendiamo un coppa pasta grande almeno 12 cm e ricaviamo dei cerchi. In alternativa con il coltello potreste creare delle sfoglie rettangolari e basarvi sulle dimensioni della teglia o pirofila che avrete scelto e avrete deciso appunto di utilizzare. Nel mio caso io utilizzerò una pirofila in vetro rotonda e piccolina. Poi se le sfoglie dovessero uscire più piccole, non vi preoccupate, le potrete sovrapporre fra loro. La pasta avanzata si potrà rilavorare e ristendere, così come mostrato in video, ed ecco adesso io ne creo una grande come la pirofila per averla proprio come base. Non appena avremo terminato e l'olio sarà caldo, ben caldo, potremo friggere le nostre sfoglie in pochissimi minuti per lato, ci vorrà veramente pochissimo. Non appena noterete tutte le bolle sulla superficie le potrete voltare e far friggere anche dall'altro lato. Attenzione però a non cuocerle troppo, altrimenti si indurirebbero troppo. Devono dorarsi il giusto tanto e riempirsi di bolle. Una volta pronte le scoleremo su carta assorbente e le metteremo da una parte. Mi raccomando, friggetele una per volta.
Ora ci occuperemo della crema al latte. In un pentolino antiaderente versiamo 500 ml di latte fresco intero, 100 g di zucchero e mescoliamo con un frustino. Poi aggiungeremo anche 50 g di maizena, l'amido di mais quindi, ed ecco i protagonisti indiscussi di questa ricetta: arancia e limone siciliani biologici. Con l'aiuto di un pelapatate ricaveremo le scorze intere di entrambi gli agrumi, così come mostrato in video, e man mano li verseremo sul composto di latte, zucchero e amido di mais. Ma bellissimi questi agrumi, guardate che bella buccia che hanno e non potete immaginare l'aroma che hanno sprigionato, hanno profumato tutta la casa. Quando realizzo dolci fatti in casa mi capita appunto di creare biscotti, torte. Per me è indispensabile avere le scorze degli agrumi biologiche perché ne utilizzo veramente tantissimi. A me piace troppo aromatizzare i miei dolci con arancia o limone e infatti sono sempre alla ricerca di arance e limoni con la buccia edibile, per cui ora sono felicissima che li ho in casa. Portiamo il pentolino sul fuoco e a fiamma bassa, sempre mescolando, faremo addensare. Ci vorranno circa 5-6 minuti. Mi raccomando, per la riuscita ottimale di questo dolce al cucchiaio dovrete versare la crema così bollente sulle sfoglie, quindi andrà composto subito senza far riposare prima la crema nel frigorifero come solitamente si fa, coperta con la pellicola trasparente. In ultimo, una volta addensata la crema al latte, aggiungerò anche un cucchiaino di miele di zagara, sempre spedito dall'azienda Agrumi Faro. Buonissimo, delicato e ben cristallizzato. Significa proprio che è puro e genuino, e chi mi segue da anni saprà già quanto io sia innamoratissima del miele. Lo utilizzo sempre e ogni singolo giorno per dolcificare il mio amato cappuccino e il caffè, proprio al posto dello zucchero. E ora siamo giunti alla composizione della testa di turco. Creiamo un primo strato di crema sul fondo della pirofila, aggiungiamo una sfoglia, ricopriamo con abbondante crema e cannella in polvere, poi altre sfoglie e altro strato di crema, altra spolverata di cannella, qualche scorzetta di agrumi tagliata a pezzetti e mandorle a lamelle. Ho voluto impreziosire il tutto con chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente e codette colorate di zucchero. Non so, mi piaceva questo abbinamento, faceva proprio festa, proprio Natale. E guardate che sogno, è o non è un dolce al cucchiaio perfetto da servire ai vostri ospiti dopo il pranzo di Natale? Così buono, genuino, leggero e agrumato, rinfresca il palato e fa vibrare le papille gustative con il suo sapore intenso ma delicato allo stesso tempo. Non appesantisce e quel leggero contrasto del croccantino, stavo dicendo delle sfoglie piene di bolle con la cremosità della crema al latte rende questo dolce veramente speciale. È originalissimo, dovete provarlo assolutamente. Poi dagli strati così visibili sembrerebbe un tiramisù o una millefoglie, vero? Nel mentre che il nostro dolce si riposerà nel frigorifero per almeno 4 ore, quindi ahimè, purtroppo non si potrà gustare prima delle 4 ore. Ci prepariamo una bellissima e buonissima spremuta di arance tarocco succosissime per una merenda sana e ricca di vitamina C. Carinissimo poi il mio bicchiere natalizio, vero? Ah, super buona e rinfrescante. Ed ecco in tutto il suo splendore, testa di turco prontissimo, trascorse le 4 ore. Che ve lo dico a fare? Irresistibile. Si conserva in frigorifero per 2 o 3 giorni, se mai ci dovesse arrivare. Vi dico già che a casa mia non ha fatto in tempo a vedere l'alba del giorno dopo. L'abbiamo proprio divorato. Mi raccomando, adesso io vi saluto, però prima di abbracciarvi forte forte,
e dirvi di provare questa ricetta, vi ricordo di visitare assolutamente il sito www.agrumifaro.com e spero con tutto il cuore che questa ricetta vi sia piaciuta. Quindi vi mando un abbraccio grandissimo, vi rimando ai prossimi video, speriamo di riuscire a registrarne qualcun altro prima di Natale e ci rivediamo prestissimo. Grazie per seguirmi sempre. Ciao!